Ciao ragazzi, in questo video volevo farvi vedere il tutorial di un elemento acrobatico chiamato rondata. È un'evoluzione della ruota ed è sempre stato considerato un ribaltamento laterale, ma nell'evoluzione moderna di questo elemento acrobatico abbiamo una rotazione anticipata del busto e quindi il movimento non si sviluppa più lateralmente ma si sviluppa verso dietro. Per chi non dovesse conoscere di cosa sto parlando, questa è la ruota rondata. È comunque una rotazione completa sull'asse longitudinale del corpo di 360 gradi con passaggio per la verticale, combinata a una rotazione del busto che va dai 90 ai 180 gradi prima della posa delle mani al suolo. Prevede una fase di volo dopo la posa delle mani al suolo e il completamento della rotazione del busto fino a 180 gradi se non era stata effettuata in precedenza con arrivo in stazione retta. Vediamo la tecnica nel dettaglio. Si esegue generalmente dopo un presalto ma può essere effettuata anche con partenza sul posto. Mantenendo il più possibile l'allineamento dei segmenti corporei si piega l'arto inferiore avanti e si posano le mani al suolo in presa palmare a passo normale. L'appoggio delle mani avviene quasi contemporaneamente e con una rotazione attorno all'asse longitudinale il più possibile vicino ai 180 gradi. Le mani vanno posate al suolo in modo da mantenere la giusta direzione del movimento, ovvero sulla stessa linea dell'arto inferiore avanti. L'arto inferiore libero si slancia velocemente indietro anticipando la rotazione, mentre l'altro spinge al suolo. Il passaggio per la verticale è rapido ed avviene ancora con gli arti inferiori divaricati con il massimo allungo sugli arti superiori. Attraverso un'azione di corvette le mani si staccano contemporaneamente dal suolo consentendo la fase di volo e il ritorno alla stazione retta. Gli arti inferiori si riuniscono dopo il passaggio per la verticale per evitare che una loro chiusura anticipata rallenti tutta la rotazione. Il ritorno alla stazione retta non deve avvenire per un'eccessiva chiusura dell'angolo busto arti inferiori, ma nella fase di volo i segmenti devono mantenere il più possibile il loro allineamento con una figura rondata. Per svolgere questo elemento ci vogliono dei prerequisiti acrobatici come la ruota. Per vedere il tutorial della ruota potete cliccare qui sopra in questo link oppure trovate il video, anzi il link nell'info box di questo video. Oltre alla ruota bisogna saper fare la verticale. La verticale diciamo che è un prerequisito tecnico per molti elementi acrobatici in quanto nel caso dei rotolamenti, quindi scusate, nei rovesciamenti e quindi nelle ruote si passa per la verticale. Nell'info box trovate i video anche per quanto riguarda la verticale e anche qua sopra metto il link che se cliccate venite reindirizzati al video della verticale. Vediamo degli esercizi in progressione per imparare meglio la ruota rondata. Specifico sempre che non sono questi gli unici esercizi che si possono utilizzare per imparare questo elemento, ma ce ne sono anche degli altri. Potete utilizzarli anche nell'ordine che volete, anche se è consigliato comunque una progressione nel caso di questi 4 esercizi. Vediamo il primo esercizio. Per prendere confidenza con la ruota rondata, proviamo prima a fare la ruota normale. Come secondo esercizio in progressione facciamo ancora la ruota normale, solamente che la seconda mano la ruotiamo di 90 gradi in direzione della prima. In questi 2 esercizi appena visti i piedi e le mani erano su una stessa linea, su una stessa direzione. In questo terzo esercizio la mano che appoggia a terra per seconda e che prima abbiamo ruotato di 90 gradi verso la prima non è più in linea con i piedi e con la mano, ma adesso si sposta leggermente verso destra per chi fa la rondata a destra o verso sinistra per chi fa la ruota rondata a sinistra. Come
Come quarto esercizio ripetiamo l'esercizio 3 per quanto riguarda la posa delle mani. Subito dopo il passaggio della verticale le gambe si uniscono, si chiudono e si arriva in posizione di quadrupedia, quindi tenendo le mani appoggiate al suolo a passo normale e le gambe tese appoggiate al suolo. Come quinto esercizio possiamo provare ad inserire una maggior spinta esplosiva da parte degli arti superiori e provare a fare la rondata. Ci sarebbero altri esercizi che si possono inserire come lo studio della Corvette, che è un tutorial che verrà inserito, non è ancora presente, nei video del Flick Flag, quindi se volete andare a vedere la Corvette, quando saranno pubblicati tutti i video del Flick Flag potrete trovarla, non mi ricordo, in uno degli ultimi video. Comunque se è presente trovate il link nell'info box. Questa era una progressione per quanto riguarda lo studio della rondata. Se avete domande scrivetemele nei commenti qui sotto e vi risponderò o tramite commento o tramite video. La rondata è abbastanza complicata, diciamo, farla bene. Serve per prendere velocità per eseguire dei movimenti successivi come ad esempio il flick flack. Dal punto di vista coordinativo è abbastanza impegnativa, coinvolgono le capacità coordinative speciali di differenziazione in modo da avere un atteggiamento corretto di tutti gli arti e di tutti i segmenti corporei durante il movimento, quindi durante l'evoluzione della rondata. Abbiamo la capacità di combinazione, in quanto se dobbiamo combinare diversi gesti, tipo unire il presalto alla ruota rondata. Abbiamo la capacità di orientamento, in quanto il corpo durante l'esecuzione si va a trovare a testa in giù. E come ultima capacità, non per ordine di importanza, abbiamo quella di equilibrio, in quanto durante l'esecuzione della tecnica dobbiamo mantenere il corpo equilibrato sulle mani e quindi avere un equilibrio di volo costante per tutta l'esecuzione dell'esercizio. Se avete domande potete scrivermele anche sulla fanpage di Facebook, Riflessi Condizionati, oppure su Twitter, cercate NeoAgo, comunque qui sotto trovate i link. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, ciao guerrieri, prossimo video.